Adesso ti lancio una cord. Sempre più piccoli Sì. e sempre più neri, così sul nostro meraviglioso tavolo Solid Steel nero non si vede, Non si vede niente. Vabbè, ci Però, perdoneranno i nostri follower. ecco, Cord Qtest. Esatto. Allora, questo è un DAC che a me piace da morire. Lo conosco, ce l'ho avuto per parecchio tempo perché ne ho scritto diciamo, sulla carta stampata e poi perché conosco e anzi apprezzo moltissimo il marchio Cord da tantissimi anni e sono stato felicissimo possessore del diciamo antesignano di questo qui, 2 o 3 modelli precedenti. Che si chiamava? Dunque, quello che avevo io si chiamava, direi, o Cordette era il primo, il mio si chiamava Cute, che diciamo sta per grazioso, Carino. carino, però scritto con la Q. Esatto. Poi c'è stato successivamente il Too Cute, troppo carino, e poi alla fine c'è questo qua che è il Cutest. Il carinissimo. Che comunque ognuno di loro aveva delle migliorie, delle sue peculiarità. E lo sventramento questa volta sarà... No, si può fare. Sì, ma sarà microscopico. Sì, facile perché è piccolo e obloato. Quindi e c'ha questo meraviglioso oblò nel tipico stile della Cord. Vabbè, okay. Ci sono tante cose da dire e procediamo alla descrizione. Okay. www.audio-2g.com o .it, subscribe e campanella, ci vediamo tra poco per la descrizione. A dopo. Giancarlo mi stava segnalando il fatto che i Cord tradizionalmente sono degli apparecchi molto graziosi e con un design particolare. Sì, a te invece non ti piacciono? No, a me piacciono, a me piacciono. Talvolta tendono a essere troppo bizzarri. E tra l'altro interessante è che diciamo, la parte di progettazione e di design, no, la progettazione tecnica, è curata dal titolare dell'azienda, che è un signore che si chiama John Franks, un signore piuttosto simpatico, cioè, anche chiacchierato qualche volta, il quale proprio è maniacalmente fissato sul fatto che i suoi apparecchi debbono essere distinguibili. Noi abbiamo visto a Monaco quell'ultima generazione di integrato e pre-finale. Pre-finale che dire sono, distinguibile è dire poco. Si capisce subito che sono indubbiamente Cord o Chord, perché mi ricordo quando ero piccolo e già faceva dei finali bellissimi la Cord, sì. Tantissimi anni fa, ero tanto appassionato dei finali ma non me li potevo permettere perché costavano parecchio. Sì. Interessante il fatto che i cabinet, tutti i cabinet di questa azienda sono fatti con alluminio lavorato dal pieno, lavorazioni dal punto di vista metallurgico. Fresato, anche fusioni utilizzano, sì. Insomma parecchia roba, ma insomma comunque è un livello di assoluta eccellenza dal punto di vista della costruzione dei cabinet. E dunque, diciamo questo, la Cord su questo Qtest sì. Ha fatto un'operazione secondo me abbastanza intelligente. Cord realizza da diverso tempo sì. Un modello che si chiama lo Hugo, scritto H-U-G-O, Ugo, che non è un signore Ugo, ma è Hugo ed è quindi un DAC per la mobilità. Sì. E ovviamente questo DAC, essendo concepito per la mobilità, ha un amplificatore cuffia all'interno e ha le batterie all'interno. È piccoletto, non piccolissimo, non di quelli che vanno nell'USB facilmente. No, non proprio piccolissimo. Apparecchio ultra acclamato, come un apparecchio eccezionalmente ben suonante. Loro che cosa hanno fatto? Hanno fatto una versione, se vogliamo, molto ridotta, dove hanno tolto le cose che per l'uso domestico non servono, quindi non serve l'uscita cuffia e non serve l'alimentazione a batteria. Esatto. Poi ce n'è un'altra versione ulteriore che si chiama TT, che sta per Tabletop, che è una versione un po' più grande di questa, con tutti i controlli che servono per fargli fare da preamplificatore. Non è una macchina Spider, non è un TT. No, Tabletop. Bene. Dunque, questo qui si caratterizza, allora,
Intanto per una cosa che caratterizza tutti i Cord da diverso tempo, altra fissazione di Mr. John Franks, cioè questa interfaccia realizzata con queste pallette colorate. Che a te non ti piace? Dunque, no, a me sì. Sì, allora è molto bella dal punto di vista scenografico. Posso premere? Faccio vedere il ferro, vedi? Questo è il verde l'USB, giusto? Vedi come sono bravo. Il rosso è il coassiale. Il coassiale, bravo. Hai visto? E il verde è l'ottico. Esatto. Ok. Poi rimetto l'USB. Rimetti l'USB. Quello accanto è il selettore dei vari filtri digitali, ovvero ce ne sono 4. Quindi c'è arancione, warm con high frequency roll off, incisive neutral, high frequency roll off, incisive neutral. È il verde, l'incisive neutral. Esatto. Poi come se non bastasse c'è una ulteriore codifica di colore che la facciamo vedere, ma la facciamo vedere nel dettaglio, dove l'oblò che sta sopra e che dà visualizzazione dell'interno si illumina di immenso di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diversi colori, quindi a seconda della frequenza di campionamento o a seconda del fatto che la traccia che sta in esecuzione è in DSD e quale benissimo, tipo di DSD. Quindi in questo caso il verde è un 4400, giusto? Il verde 96. Perché questa è una traccia di Cobus e viene a 96. 4400 sarebbe stato rosso. Ora, questa bizzarria di questa interfaccia cromatica, per quanto carina, a me, tutte le volte che mi capita di avere un Cord, mi costringe a tenermi il libricino perché non me lo ricorderò mai. Ma magari io sono rimbambito, non lo so, insomma. Cari follower, rimbambito Giulio? Può darsi. No. Poi ci sono sempre una serie di, ad esempio, combinazioni magiche di tasti per cui potete definire il valore del livello di uscita in funzione dell'ingresso, insomma, tante piccole accortezze. Dal punto di vista degli ingressi uscite stiamo al minimo. L'abbiamo detto perché descrivendo abbiamo le uscite linea analogiche, solo RCA. Abbiamo l'ingresso USB, poi abbiamo una coppia di connettori BNC che sono quelli a fiaschetta, diciamo, come dire. Sì, vabbè, insomma, a cilindrotto. A cilindrotto con il fatto che li serri con il blocco, e che servono per utilizzare l'upsampler dedicato della Cord. Che è l'unica cosa che non capisco di questo apparecchio, perché l'upsampler costa talmente tanto di più dell'apparecchio che... Dunque diciamo bene... Permettimelo. Allora no, diciamo bene, l'upsampler in realtà nasce per il modello top di gamma della Cord, che è il Dave, Digital Audio Veritas in the End, mi pare che è il Dave è l'apparecchio che più bramo in assoluto, perché il progettista Robert Watt me lo descrisse e mi fece vedere il prototipo e mi disse: questo sarà il mio DAC definitivo. Ma non te lo farò mai ascoltare. Io non ho mai avuto il bene di poterlo ascoltare, questo oggetto, che sta in commercio da tanto tempo. Quello lì, che costa, mi pare, i suoi più di 10.000 euro, 10, 15, non lo sappiamo. E si può abbinare a un upsampler dedicato. Che è lo stesso. Che è lo stesso, siccome ne fanno uno, ce n'hanno uno a catalogo, non è che quindi volendo uno ci può attaccare anche questo, però è talmente costoso, sarebbe talmente costoso che l'accoppiata francamente non ha senso. Allora, io sono alto o sono tap, secondo te? Tu sei mid. No, allora te la dico in un'altra maniera. È carina questa cosa. I nostri follower adesso si staranno chiedendo: che DAC c'è dentro il farei un brutto gesto, ma non lo posso fare. Ecco. C'è il TAP. No, questo è basato su FPGA, quindi su una logica programmabile, nella quale sono scritte, facciamola molto semplice. È scritto il DAC. Esattamente, è scritto il DAC. Quindi non c'è un chipset
della Sabre, della Burr Brown, di chi vi pare, esatto. E quindi non si può dire c'ha l'SS, suona come l'SS, no. Questo suona come il nostro amico Cord ha deciso che suonasse, come Robert Watts, che è il progettista. Ha deciso che suona il Cord. Benissimo. Allora, molto semplicemente questi tap non sono altro che possiamo stabilire? È una unità di calcolo. Una unità di velocità di calcolo. No, è un'unità di calcolo. Di calcolo. Più tap ci sono e più è precisa e accurata la decodifica. La codifica e la decodifica. E questo Robert Watts si è accorto che più tap ci sono e meglio suona. Ora il problema qual è? Che lui ha cominciato a lavorare sulle FPGA una decina d'anni fa e siccome le FPGA, come tutti i device elettronici, vengono progressivamente migliorate, esatto. Lui le varie generazioni di questi DAC corrispondono, cioè le ha fatte in corrispondenza della disponibilità di FPGA sempre più potenti, che gli mettevano a disposizione la possibilità di aumentare il numero di tap. E oramai questi calcolatori che stanno all'interno sono diventati potentissimi e il suo algoritmo è stato sviluppato, portato quasi alle estreme conseguenze. Quindi tantissimi tap. Tantissime unità di calcolo. Se sei alto non va bene, esatto. E basta, mi pare che abbiamo detto tutto. Sì, tutto, ci siamo dilungati anche troppo. Adesso andiamo al semplice sventramento, perché ragazzi mi divertirò pochissimo perché qua c'è poco da vedere e c'è poco da svitare. Sì, quattro viti. Sei così un pochino di più, ma insomma è roba di poco. Vediamo che c'è. A tra poco. Allora, questa volta l'apparecchietto è semplice, è un bel mattoncino, quindi il nostro follower, se ce lo vuole tirare addosso, ci fa un certo male, anche perché ci sono degli spigoli vivi, caro. Ci sono degli spigoli vivi, però aspetta, perché qua sul tirarselo in testa c'è da discutere, nel senso che bisogna capire se i DAC non basati su chipset ma basati su FPGA secondo il nostro follower sono degni di essere tirati in testa. Secondo me no. Secondo me neanche. Comunque allora, giriamolo, capovolgiamolo e c'è, a parte una bellissima made in UK molto bella, poi ci sono uno, come avevo già preannunciato il follower, ci sono 6 viti, 3, 4, poi sai che imparare pure a montare già da novissimo questi follower, a velocità più alta. E io sono tipo, va bene. Qui per le viti, attenzione, ecco qua. Allora, qui tiro fuori 2 piripacchetti fatti benissimo, guarda che meraviglia. Aspetta, fammi inquadrare i famosi piripacchetti. Uno, che è il termine tecnico. Sì, si chiamano piripacchetti. In inglese? In inglese piripacks. Certo. 1 e 2, eccoli qua. Questa è la finestrella, che è una lente convessa. Dipende da che lato lo guardi. Qua è convessa, dall'altra parte è qui è concava, giusto? Esatto, e fa effetto lente di ingrandimento. Guardate, senza farci insultare dagli esperti di lavorazioni metallurgiche, questo panetto scavato dal pieno. Esatto. Quindi e successivamente fresato, anodizzato. Giusto? Sì, con una macchina a controllo numerico che avrà delle teste che sono delle frese tipicamente. Ok, perfetto. Finemente anodizzato. Sì, veramente bello, sì. Passiamo al bestiolino. Allora, qui non è che c'è molto da discutere, perché questo è l'FPGA. Allora, io provo a ingrandire la FPGA Xilinx Artix 7, se non ricordo male. Sì, no, non ricordo male, riesco pure a leggerlo. Artix 7, esattamente. Questa è l'interfaccia USB. L'interfaccia USB che sta lì, sì. Qui ci sono fatti molto bene i circuiti di uscita, il buffer di uscita che è fatto con 1, 2, 3, 4, 5 transistor in parallelo, quindi è un classe A pura. Ok, poi c'ha il problema dell'alimentazione, perché questa è un'alimentazione che entra qui a 5 volt e poi deve essere surdevoltata e filtrata, quindi surdevoltaggio, filtraggio, e questo è il relè che invece serve per tenere le uscite cortocircuitate finché
il DAC non aggancia una risoluzione, perché i primi DAC, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, quando agganciavano una risoluzione diversa davano una bottarella sulle casse. Sì. Questo relè serve proprio a evitare quella. Poi qui ci sono i pulsanti con LED, perché io quando premo qui, certo, premo un pulsante e quindi LED. Il fatto che siano giallini significa che si portano dietro, anzi portano sopra il LED che cambia colore. Esattamente, dovete immaginare che faccia sì. così. Esattamente. Poi parlavano del fatto che l'USB è isolata galvanicamente. Esattamente, sì. Però l'isolamento galvanico credo sia sotto, perché questo è il chipset USB e non vedo il barilottino, a meno che non sia inside al connettore, cosa possibile. E quindi basta, è finito, perché alimentazione. La cosa bella, se me lo giri dal lato così, fermo, però non ho troppo. Così, sì. Ecco, mi piaceva far vedere Cord Design by Rob Watts. Cioè il progettista ci mette la firma. Tra l'altro è da ricordare che Rob Watts non è un dipendente di Cord, è un libero professionista che opera a consulenza. Però da sempre glieli fa lui. Ti volevo fare una domanda, Julius, ma con un'alimentazione lineare tu sai se c'è un miglioramento di suono? Perché questo è un upgrade che si può fare facilmente. E vuoi che io non l'ho fatto su quelli che avevo? Vedi che domanda, quelli che io avevo. Ne parliamo all'ascolto. Va bene. Ok, adesso si richiude, questo sicuramente rifunzionerà e quindi tra poco vediamo l'ascolto. Ciao. Con te si gioca facile, si vince facile. Io giocavo facile e fondamentalmente mi faceva piacere fartelo sentire. Sì, molto, a me è piaciuto tantissimo. Forse se tu mi regali le Martin Logan per Natale io ti regalo questo, che a me conviene, perché Martin Logan costano certo. Il triplo. Certo, poi ci sarebbe dire che a quel punto avremmo fatto un impianto con come sorgente il Cord, poi come amplificatore che volevi lo Yamaha e come casse le Martin Logan. Sei contento? Sì, poi però casse mi sono piaciute pure quelle altre, ti ricordi? Quelle dinamiche. Pensaci. C'hai tempo per No, però io questo lo faccio perché così ti lascio. Mi lasci tempo per avvantaggiarmi con i regali di Natale. Non solo, ma così ti lascio nella scelta e a me nella sorpresa di vedere cosa, capito? Sotto l'albero, va bene. Dunque, il Cord Q-Test, allora cominciamo a dire quanto costa? 1.390 euro. Costa troppo! Maledetti! Non costa. Anatema! Spendaccioni! Capitalisti! E sai che c'è? Che è chiaro che è piccolino, no? Siccome c'è questa tendenza a dare maggior prezzo e maggiore importanza alle cose più grandi, tu vedi un affaretto che è 15 cm di larghezza con sto blò sopra e dici ma non vale 1.350 euro. Signori, siete assolutamente fuori strada, perché secondo me è un prodotto che vale parecchio di più di quello che costa, perché ecco, sono quelle classiche elettroniche che colleghi, suonano e ti piacciono dopo una nota. Allora, io l'ho anticipato nell'apertura di questo video, io di questo convertitore ho scritto 1 annetto e mezzo fa una recensione. La conclusione di questa recensione era: è un ammazza giganti? No, non ce ne sono, tant'è che dicevo è un prodotto che ammazza un DAC come la Scala MK2 che sta qui davanti a me, o le prove le avevo fatte nell'altra sala con il playback MPD8, certo che no, è evidente. Però se esiste una scala valori, sì, io mi permetto di dire che questo Q-Test, i nostri amici SM, SL, IFI e compagnia cantando, li ha asfaltati. Non volevo usare un termine violento, secondo me li ha superati secondo tanti altri parametri. Poi se vogliamo sintetizzare a uso e consumo del pubblico, diciamo, che ama i concetti di sintesi, li ha asfaltati. Esatto. Sì.
Ora, poi si può obiettare che questo Qtest non fa niente di tutte quelle cose che piacciono tanto alle persone. Non ha il wifi, non ha il bluetooth, non c'ha la cuffia, non c'ha, è un DAC puro e semplice, fine. Però contrariamente a quanto succede con tante implementazioni che ho visto, insomma, che ci sono capitate, dove ci sono i filtri di uscita regolabili, ad esempio tutti quelli che utilizzano il chipset Sabre, ce ne hanno di serie 6, svariate. Questo qui, secondo me, i 4 che ha obiettivamente suonano in maniera differente. E quindi si viene a me nel dire meglio pochi ma con qualche differenza fra di loro che i 10-15 che normalmente offro che non riesci manco a capire bene qual è la differenza. Si sente leggermente, devi lavorare sopra. Qui invece è molto evidente la differenza tra i 4 filtri. E tra l'altro mi ha fatto piacere notare che qui sotto con questi diffusori e questo amplificatore hanno funzionato bene quello verde e quello direi rosso, mentre su di sopra nell'altro impianto anche quello arancione poteva dire la sua, però comunque alla fine insomma si tratta di mettersi lì, fare un po' di prove e io dei 4 ne manterrei 2. Quindi vuol dire che la ricetta giusta non è solo di gusto ma anche di impianto, insomma dipende poi quanto l'impianto probabilmente è anche vero che questi filtri possono essere una sorta di piccolo adattatore alle caratteristiche. Ma cosa importante che abbiamo solo accennato nello sventramento è l'alimentazione lineare, perché abbiamo detto c'è differenza alimentandolo con un alimentatore lineare piuttosto che con l'alimentatore da spina in dotazione? La risposta è sì, io lo ho utilizzato tanto con il suo alimentatore di serie, che è un classico alimentatorino a parete di quelli, per quanto ben fatte, ma insomma comunque di quelli lì, quanto con il solito HD Plex che io ce ne ho un paio, me li porto un po' in giro per le varie sale, che è un alimentatore lineare piuttosto energico. E beh sì, qualcosina in più l'ha data. Il territorio di caccia prediletto, diciamo, da posto DAC, e secondo me, sono i momenti in cui ci sono dei pianissimo orchestrali. La incredibile capacità di questo Qtest è quello di riuscire a farti sentire quelle pochissime note, quei pochissimi sfumature, senza mai farti venire la voglia di alzare il volume. Talvolta capita che quando ci sono questi pianissimo tu dici sono sordo? Sono sordo? Questo per qualche magia riesce a risolvere questi pianissimo. L'alimentatore lineare buono migliora questo aspetto. Secondo me è l'unica area in cui fa la differenza. Altrimenti, insomma, quello lì il suo va più lo fa bene. tranquillamente, molto bene. E il solito discorso è che poi un alimentatore lineare importante costa tanti soldi, perché quegli alimentatori lì di listino mi pare che, a parte che non si trovano mai, il sito HD Plex è perennemente in back order, comunque il 200 watt costa 500 euro e il 400 watt ne costano... E il 100 watt non c'è? Non c'è più. Quindi c'è un 200 e un 500 che costano mi pare 500 e 800 dollari, euro. Che è un po' tanto, sì. È un po' tanto. Ad esempio sarebbe stato interessante fare una prova di questo Qtest con l'alimentatore buono della IFI. Sì, quello potrebbe essere. Bravo Giulio, senza sbagliare tensione, perché una cosa è che la sbagli con l'IFI e una cosa è che la sbagli con questo che ne costa 1300 euro, giusto per dire, così, per ricordare un episodio. Giusto per dire. Questo è alimentato su una porta USB USB mini, esatto, e quindi viaggia con i 5 volt. Con i 5 volt.
Va bene, io direi prodotto bellissimo, pagellina che ce l'hanno chiesta. Pagellina che ce l'hanno chiesta. È difficoltoso. Allora, rapporto qualità-prezzo 9. 8,5. Allora, stavo dicendo, se dovessi essere io a giudicare, ma siccome sono io a giudicare perché la recensione la stiamo facendo noi, effettivamente, allora sì, io il rapporto qualità-prezzo gli do un ricco 9. Gli do un ricco 9 perché francamente a questa cifra dei 1.400 euro è difficile, sì. È difficile trovare qualche cosa che suona in questa maniera qui. Dovete salire notevolmente di prezzo. E poi possiamo far contenti i detrattori dicendo versatilità. Versatilità 7. Forse pure 6, perché vabbè, io 7 per essere buono, per inserire questo punto in più per questi ingressi e uscite. Che però poi il concetto della versatilità è: se tu hai tutti gli ingressi e le uscite possibili e immaginabili, ti do 10? Secondo me non è tanto così, cioè nel senso, se io sono una persona con la testa sulle spalle che prima di mettere mano al portafogli legge e guarda, io che non uso la connettività wireless, a me il fatto che questo Qtest non ce l'abbia, chi se ne frega, regalo. Il fatto che non ci abbia l'uscita cuffia, ma hai fatto un regalo, chi se ne frega. Ma poi c'è un'altra cosa, il DAC è il DAC. Poi che ci abbiano voluto mettere l'ingresso Bluetooth va bene, ma il DAC deve avere ottico coassiale USB. Qual è l'altra porta che non la penso neanche? La porta di rete, lo streamer a bordo, tutte quelle cose. Quelle sono cose in più. Che è una categorizzazione diversa dal DAC. Diamogli 8, così. 8. Va bene. 8. E che altro? Ascolto. Ascolto io gli do 10. Punto. Io gli do 9,5. Io gli do 10. Perché 10 si dà solo 9,5. No, allora, avendone comprati 3 per i miei impianti, come dire, per i 3 precedenti, poi questo non l'ho comprato, insomma, però avendo comprato i 3 precedenti si capisce che ti piace, sapendo che questo va notevolmente meglio dei 3 precedenti, sarei francamente poco credibile se non gli dessi 10, quindi gli do 10. Va bene, e allora basta così, magari potremmo introdurre una piccola tabellina testuale nella quale mettiamo, allora, anche se è pericolosa però. Se posso in questa circostanza puoi. Di grandi complimenti alla Cord, mandare una preghiera al distributore italiano di Cord, quasi implorante, perché vuoi il Dave, mi fate fare un giro col Dave? Con Dave il convertitore, perché poi questo magari ti presenta qui fuori un cristone che si chiama Dave, esatto, poi io mi troverei in imbarazzo. No. Ecco. Dave il convertitore. Va bene, e a proposito di questo, magari se qualche distributore fosse un po' più generoso, che non è quello, che non è iFight, perché iFight è stato... iFight che è il distributore della Cord, assolutamente. È stato generoso, ci ha dato le cose, siamo in contatto e va bene. Qualcun altro... Che voi ci chiedete, fa orecchie da mercante, e quindi magari se invece... però segnalo, me la sto prendendo comoda questa volta, la generosissima e quasi commovente disponibilità di almeno un paio dei nostri follower che ci hanno messo a disposizione il loro apparecchio. Grazie. veramente allora, grazie. Se siete di Roma va bene, perché se siete esatto. No, vabbè, comunque insomma speriamo di riuscire a farlo per le vie ufficiali. Ok? Allora, grazie, ciao. Seguiteci sul sito e subscribe e campanella. Ciao.